Luca Salvadori. Let's have a look at how he's getting on. Com'è questa HP4? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo, devo dire, mega video. Mi trovo adesso al momento all'autodromo di Pergusa, dove sto svolgendo 3 giorni di test Pirelli. Successivamente andremo verso Roma per la Formula E, dove correrò all'interno dell'evento nel I-Pace Trophy. Non vi voglio spoilerare niente, man mano che andiamo avanti nel video lo vedrete voi stessi. Finito l'evento di Formula E, subito diretti a Milano per prendere la macchina e andare al Mugello, dove proveremo l'HP4 Race per prepararci appunto in vista della gara di fine mese. Avete ben capito quanta carne c'è al fuoco, sarà un weekly vlog pazzesco, ma vi darò solo qualche chicchetta in vista dei prossimi video che poi usciranno e vi racconterò tutto nei minimi dettagli. Ma adesso parliamo un attimo di Pergusa. Ragazzi, che razza di pista è Pergusa? Bellissima, mi dà proprio quella sensazione di tempio della velocità, un po' come Monza. Non molti lo sapranno, ma qui correvano le Formula 1 negli anni 80 e anche le Superbike. È un tracciato velocissimo dove si toccano i 300 all'ora praticamente sempre, e come vedete si sviluppa attorno a un lago ed è incredibile pensare come in quanto poco tempo si faccia tutto il giro del lago per poi ritornare qui sul rettilineo e sfrecciare. Comunque so che a voi piace l'azione e non le parole, quindi pronti via, andiamo all'interno dell'autodromo di Pergusa a fare un bel giro lanciato dove vi accorgerete di quello che vi ho appena detto e soprattutto capirete che palle ci vogliono per andare forte in un circuito così. Con le magie del montaggio ci ritroviamo in aeroporto a Roma e vi starete chiedendo, immagino, avendo visto questo mega onboard, perché giriamo lì e non Mugello, compagnia bella? Perché ovviamente, avendo rimesso a posto completamente la pista, ha molto più senso sfruttarla a pieno e sempre piuttosto che pagare una fucilata e andare a Misano, Mugello, tutti quegli altri posti lì. Poi, come al solito, la mia fortuna si mette sempre in mezzo. Non so se si vede dalla faccia che sono devastato, ma mi sa che ho preso un'influenza intestinale o qualcosa del genere, ed è un giorno e mezzo che sto vomitando e tutto il resto compreso. Quindi, come se non bastasse, adesso sono le 9:30 e devo andare in circuito a fare il fitting del sedile e un sacco di altre rotture di balle, e successivamente, per fortuna, in hotel, dove spero che con una bella dormita
si risolva il tutto. Voglio solo dire al volo che razza di evento è questo. Organizzazione incredibile, sembra veramente di essere in Formula 1 e diciamo che sto facendo un pelo più fatica dato che queste macchine non sono le Predator che ho guidato insieme ad Alberto e vi assicuro che quando si va giù per la discesa alla staccata in fondo al rettilineo la macchina si muove da paura e prego ogni volta di stare lontano da quei muretti che sono vicinissimi. Detto questo, da Roma è tutto, proseguiamo verso il Mugello. Al Mugello e non solo noi, perché come vedete là dietro c'è giusto il KT, sì, c'è giusto sto Bene, arrivati al Mugello, come vedete là dietro ci sono anche i team ufficiali MotoGP, tra cui KTM che proverà qui in vista della gara di MotoGP. Anche noi stiamo lavorando, come vedete il buon Jack è lì che già sta scaricando qualche dato e qua dietro di me c'è la motorettina che vi ho fatto attendere per tanto tempo. Come per la Formula E non voglio spoilerarvi molto, ma vi do uno spoilerino, guardate, facciamo Cincischi ma non apra. Adesso appena ce la faccio, oh, guardate lì. Sì, materiale pornografico praticamente. Adesso ultimi turnettini e appena finito vi dirò due parole al volo su come mi è sembrata, perché appunto non è così semplice come pensavo purtroppo. Adesso in pista e poi finalmente torniamo verso Milan. Bene ragazzi, quindi com'è questa HP4? Non è così semplice come pensavo, per il semplice fatto che è una moto che non ha mai corso e non ci sono dati. Quindi dovremo decidere se utilizzarla o meno in gara al Mugello a fine mese. Lo so cosa state pensando, sei un pazzo, dopo che hai fatto 1000 casini per cercare di avere eccetera eccetera, ma la verità è che non avevamo mai avuto l'occasione di provarla a fondo e di capire qual era il suo limite, il suo potenziale. E parliamoci chiaro, il potenziale è altissimo, però ci vuole veramente tanto tempo per metterla a posto, cosa che noi non abbiamo. E soprattutto un'altra cosa è che non ha molto senso questo discorso qui, perché bisognerebbe adattarsi a questo tipo di moto che è veramente differente da la 2018 col telaio in alluminio, per poi riadattarsi ancora un'altra volta alla 2019 quando dovremo usarla a Imola, che sarebbe la terza gara di campionato. Quindi vorrebbe dire cambiare 3 moto nell'arco di 3 gare, non ha assolutamente senso. Quindi secondo me ha molto più senso
andare con la moto vecchia, anche se probabilmente ci darà un qualcosina in meno di prestazione, ma sappiamo veramente cosa fare, come agire, e soprattutto abbiamo una marea di dati dove non dobbiamo inventarci nulla, cosa che invece con la HP4 solo 3 turni prima della gara sono veramente troppi pochi per essere tranquilli e per non rischiare di buttare via una gara. Tutto quello che avete visto fino adesso in varie clippettine vi sarà dato in maniera molto più intensa, con video ultra dedicati a brevissimo. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e se lo siete già attivate la campanellina. Tutti gli altri miei social per rimanere sempre aggiornati, soprattutto Instagram, li trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, gas, e ci vediamo al prossimo video.